Ciao a tutti! Oggi ricetta da leccarsi i baffi, gli involtini di verza. Farli è semplicissimo. Vediamo la ricetta. Per fare gli involtini di verza noi utilizziamo una verza, 400 g di patate, uno spicchio di aglio e mezza cipolla, 150 g di scamorza, 20 g di parmigiano reggiano, circa 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Accendiamo la fiamma. Andremo a bollire le foglie di verza. Tagliamo 10 foglie di verza perché andremo a fare 10 involtini. Staccate le foglie di verza dal cespo, togliamo anche questa parte fibrosa. L'acqua sta bollendo, ci mettiamo un po' di sale e bolliamo le foglie di verza per pochissimi minuti, 4 minuti. In alternativa potreste cuocerle anche al vapore. L'importante è ammorbidirle un po'. Le facciamo sgocciolare un po' dopo 4 minuti e mettiamo le altre. Le foglie di verza le mettiamo su un canovaccio in modo da asciugarle. Tritiamo la cipolla, tritiamo finemente anche l'aglio, anche la patata la tagliamo a pezzi molto piccoli. Tagliamo anche ciò che c'è rimasto della verza. Accendiamo la fiamma, in una pentola mettiamo l'olio. E ci metteremo tutto quello che abbiamo tagliato praticamente. Dopo aver messo i 2 cucchiai di olio mettiamo la cipolla e l'aglio. Aggiungiamo la patata tagliata a tocchetti molto piccoli. Per il ripieno ovviamente potete sbizzarrirvi. Noi oggi facciamo una versione vegetariana, quindi con patate e formaggio, però potete aggiungerci la carne macinata, la salsiccia, come preferite, verdure, altre verdure potete aggiungere. Iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek se volete vedere altre ricette come questa, altri involtini per esempio di verza di altro tipo. Dovete cliccare in basso a destra al video di YouTube sulla campanella in modo da ricevere le notifiche. Mettiamo anche la verza che abbiamo tagliato. Dopo averli fatti insaporire per qualche minuto, aggiungiamo circa 120 ml di acqua. Aggiungiamo il sale e il pepe. Abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. La patata si deve ammorbidire. Vedete, è pronto. Questo è il ripieno. Spegniamo la fiamma e lasciamo intiepidire. Nel frattempo andremo a grattugiare la scamorza. Ungiamo la teglia. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi statico.
Riempiamo quindi gli involtini, mettiamo, vedete, il ripieno al centro delle foglie, aggiungiamo la scamorza grattugiata e lo arrotoliamo. Ecco qui. Questi involtini sono buoni sia caldi che freddi, si possono servire come secondo piatto con qualunque tipo di contorno, oppure sono anche un salvacena, un pranzo, ma anche per le domeniche o le occasioni speciali. Sono molto pratici perché si possono preparare in anticipo. Potete sceglierli di cuocerli al momento oppure riscaldarli. Scriveteci nei commenti se voi fate gli involtini di verza, con cosa li farcite, in modo da dare spunti e idee a tutti quelli che ci seguono. L'aspetto è davvero molto invitante. Mettiamo la scamorza sopra. Il parmigiano e l'olio. Guardate che meraviglia i nostri involtini di verza! Sono pronti ad andare in forno a 200 gradi statico. Dopo 25 minuti sono pronti, possiamo sfornarli. Eccoli qua, guardate che belli. Se vi è piaciuta questa ricetta, come al solito fatecelo sapere nei commenti. Sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tante varianti di questa ricetta e tanti consigli per farla venire benissimo. Alla prossima ricetta, ciao ciao!